Qualche settimana fa, durante la trasmissione di Rai 3 Splendida Cornice, ho fatto un breve monologo di 3 minuti in cui cominciavo parlando del famoso film di Eisenstein, La corazzata Potiomkin, perché questo mi era stato chiesto. Siccome però gran parte della vicenda narrata nel film si svolge ad Odessa, nell'odierna Ucraina, e siccome uno dei fulcri del racconto è l'uccisione di un marinaio, l'assassinio di un marinaio che si chiamava Grigori Vakulenchuk, che è esistito veramente, cioè è un personaggio storico, io mi sono preso la libertà, senza avvertire prima gli autori, di fare un collegamento fra il film e la storia attuale e di parlare quindi in modo molto semplice, molto rapido, della guerra in Ucraina. E cosa ho detto? Ma ho detto, come dicevo, qualcosa di molto semplice. Ho detto che speravo che la guerra finisse e ho detto quello che sanno tutti, cioè che in questa guerra la Russia ha invaso l'Ucraina. La Russia ha invaso l'Ucraina e Putin è un dittatore il quale elimina fisicamente i propri oppositori politici. Quando questo video è stato condiviso sui social, ne è nata un po' di baruffa. Mi sono arrivati degli insulti, mi sono arrivate delle critiche, mi sono arrivate delle insinuazioni, quanto t'hanno dato, per dire così, eccetera. Stiamo parlando di oltre 1000 commenti fra YouTube e Facebook. Poi il video su YouTube condiviso su Facebook, il video su Facebook, il video su Facebook condiviso su Facebook. Oltre 1000 commenti. Non sono tutti e 1000 critiche a me, ovviamente, ci sono anche messaggi di solidarietà, ci sono messaggi di stima, di ammirazione, ci sono ovviamente le mie risposte. Ecco, le mie risposte, io mi sono posto questo obiettivo di rispondere a tutte le critiche in modo fermo ma gentile, cioè senza mai offendere, senza mai attaccare, senza mai fare insinuazioni personali. Forse ho ceduto in un caso perché a una persona di cui non capivo la logica, ho risposto, non mi sorprende che le difetti la logica, visto le sue opinioni. Questo era un putiniano, esplicitamente. Questo è l'unico caso in cui ho dato una risposta, come dire, un po' scortese. In tutti gli altri casi, invece, ho tenuto il punto e ho promesso che avrei fatto un video su YouTube in cui avrei parlato in modo più diffuso di quello che ho detto in quel monologo. Quello che dirò in questo video più o meno sarà una sintesi con qualche integrazione di quello che ho sparpagliato nelle risposte, nelle centinaia di risposte che ho dato. Ad ogni modo ci tengo a fare questo video, ci tengo molto, è stata per me un'esperienza istruttiva questa. Non solo sono orgoglioso di quel monologo fatto in TV, ma mi è sembrato molto istruttivo fare l'esperienza di rispondere a così tante persone. Mi ha fatto capire qualcosa di me e soprattutto qualcosa degli esseri umani, perché un fatto mi ha colpito molto. Nessuno mi ha contraddetto. Nessuno mi ha detto che non è vero che la Russia abbia invaso l'Ucraina, anche perché. Ma non solo, anche coloro che, messi alle strette, alla fin fine hanno ammesso di essere ammiratori di Putin, neanche loro hanno negato che Putin fosse, anzi sia, un tiranno che elimina fisicamente i propri oppositori politici. E quindi come hanno fatto a criticarmi? Ma hanno detto che quelle cose che avevo detto erano vere, ma che io non le dovevo dire. Cioè erano frasi giuste, ma non era giusto dirle. E ognuno ha motivato in modo diverso questa posizione, con parole che mi sono sembrate sempre un po' confuse, un po' fragili come argomentazioni. Si possono raggruppare comunque in 3 categorie sostanzialmente, e adesso poi ne parliamo. Il fatto che fossero così confuse, così fragili, mi ha dato l'impressione, in qualche caso, potrei sbagliarmi naturalmente, ma mi ha dato l'impressione che la persona che le scriveva fosse coinvolto anche in una drammatica lotta interiore.
che lui sapesse che fino in fondo le cose non stavano così. Comunque, vediamo, dicevo, sostanzialmente ci sono tre tipi di critica. Uno è: mi hai deluso perché una persona della tua levatura intellettuale non può fare dei discorsi così semplici, così banali. Ma come, dopo 3 anni di guerra siamo ancora lì? Putin ha invaso l'Ucraina? Argomentazione che mi sembra un po' debole, cioè, se Putin ha invaso l'Ucraina e io vedo attorno a me tante persone che difendono Putin o addirittura dicono di ammirarlo, e fra queste persone ci sono persino persone che io stimo per la loro intelligenza, per la loro cultura, io mi sento in dovere di ribadire l'ovvio, perché non si possa far finta di non saperlo, che Putin ha invaso l'Ucraina, che è uno stato sovrano, e quindi ha commesso quello che per il diritto internazionale è un crimine contro la pace, e Putin è un tiranno che elimina i propri oppositori politici. Cioè, se io sento dire in giro che per la tavola pitagorica 2 per 2 fa 22, io mi sento in dovere di dire: guardate che fa 4. A quel punto lì non si può rimproverare a me di dire cose che non sono all'altezza della mia levatura intellettuale. Ma come? Un intellettuale come te, una persona così intelligente, parla delle tabelline, ma tu dovresti parlare di algebra, di topologia. Ho capito, ma se sento in giro, parlerò anche di algebra, parlerò anche di topologia, ma se sento in giro dire che 2 per 2 fa 22, io mi sento in dovere di dire che 2 per 2 fa 4. Quindi mi sono sentito in dovere di dire che Putin è un tiranno che elimina fisicamente i propri oppositori politici e che la Russia ha invaso l'Ucraina. È ovvio? Certo. È quasi umiliante dirlo? Ah, certo, però. Secondo tipo di critica: le cose che hai detto si possono dire in generale, ma è sbagliato dirle adesso. No, sono cose giuste, però non è il momento di dirle. In tanti mi hanno scritto così, No, perché ci sono delle tensioni internazionali, siamo alle soglie della terza guerra mondiale, e allora tu catalizzi un odio verso Putin che ci avvicina alla terza guerra mondiale, quindi se scoppia la terza guerra mondiale ti devi sentire responsabile. Ma a parte che io ho i miei dubbi sul fatto che stiamo andando verso la terza guerra mondiale, comunque sia, cioè, l'unico caso in cui io riesco a concepire il fatto che una cosa vera sia meglio non dirla è quella che è sintetizzata, sai, è il caso sintetizzato nel proverbio, no? Che non si parla di corda in casa dell'impiccato, no? C'è qualcosa di male nel parlare di corde? No, però se vai in casa di uno, un parente che si è appena impiccato con la corda, perché parla di corde, di nodi? Parla di un'altra cosa, perché altrimenti risvegli in lui un dolore, un'angoscia. Invece lui magari ti ha ospitato a casa sua proprio per distrarsi. C'è qualcosa di male nel parlare dei bambini, come sono belli i bambini, quanto voglio bene a mio figlio? No, però se vai in casa di uno dove c'è appena stato un aborto spontaneo, dove è morto un bambino, dove una coppia che vorrebbe tanto avere un bambino ma non può averlo perché parla d'altro. Ecco. Ma al di là di questo, cioè della sensibilità che occorre avere nelle interazioni umane quando ci si frequenta familiarmente, io non riesco a concepire che una cosa è giusta ma è meglio non dirla adesso, cioè, perché poi quale sarebbe la dinamica che si immaginano questi qui? Cioè esattamente che c'è Putin che è lì è indeciso se scatenare la terza guerra mondiale o no. Arriva un suo consigliere, presidente, ha saputo in Italia quel tizio Mercadini ha fatto un monologo splendido, ha detto che lei è un dittatore. Ah sì? Sì, ha detto che elimina i suoi oppositori politici. No, vabbè, allora ha rotto il cazzo, dai. Basta, allora la guerra, basta, allora basta. Allora attacchiamo l'Europa. Ma no, Presidente, sì, occhio no, sì. Ma Presidente, ma per colpa di Mercadini, sì, per colpa di Mercadini, va bene? Per colpa di Mercadini, è la goccia che fa traboccare il vaso. Non credo. Poi il terzo tipo di argomentazione era questo: che tu non puoi
fermarti a dire che la Russia ha invaso l'Ucraina, perché ci sono stati dei precedenti, ci sono stati dei fatti prima e tu non puoi raccontare i fatti partendo da lì, dall'invasione russa dell'Ucraina. Ah, è disonesto. Allora, questo è un concetto su cui mi vorrei soffermare. Attenzione, ogni azione umana ha dei motivi, ha delle ragioni magari spostate, motivi magari sbagliati, ma ci sono sempre. Ogni delitto avviene con dei precedenti, con dei fatti pregressi, con delle motivazioni, e ogni volta che qualcuno fa qualcosa di male è convinto di essere nel giusto, almeno nel momento, nell'attimo. Quindi cosa significa? Ci sono successe delle cose prima, ma se dovessimo tener conto del fatto che sono successe delle cose prima di per sé, sarebbe inutile avere dei tribunali, avere delle galere, perché è sempre successo qualcosa prima. Tu studi la vita di Renato Bilancia, un serial killer tremendo italiano, se vedi nella sua infanzia quello che ha subito, le umiliazioni da parte dei genitori, non puoi fare a meno di pensare, certo che se fosse successo la cosa che è successa a lui, a me, forse anch'io sarei un serial killer. Ho capito, questo non toglie il fatto che Renato Bilancia è un serial killer ed è stato giusto processarlo e condannarlo. Quindi il fatto che sono successe delle cose prima di per sé non è rilevante, dipende da cosa è successo prima. Come funziona il diritto? Allora, mettiamo a fuoco la questione analizzando un fatto semplice, perché se ci costringiamo a fare chiarezza su un fatto semplice, poi dopo non possiamo far finta che le cose siano confuse anche quando osserviamo un fatto più complicato. Allora prendiamo il caso del codice penale italiano. Codice penale italiano. Allora, cosa dice il codice penale italiano nel caso in cui Mario accoltelli Luigi e Luigi muoia? Il codice penale italiano dice che Mario è colpevole di omicidio, a meno che non si riesca a dimostrare che Mario ha ucciso Luigi per legittima difesa, cioè che Luigi stava uccidendo Mario. Altrimenti, già se Luigi ha aggredito Mario, poi ci ha ripensato, era in fuga e Mario gli ha lanciato il coltello mentre lui gli dava la schiena, Mario è comunque colpevole di omicidio. Attenzione. Ma se Mario è buono e Luigi è cattivo, Mario è colpevole di omicidio per il codice penale italiano. Ma se Mario è simpatico e Luigi è antipatico, Mario è colpevole di omicidio. Ma se Mario fa una vita sana e invece Luigi è un drogato, Mario è colpevole di omicidio. No, ma ci sono stati dei fatti pregressi, ma perché Luigi ha rubato la fidanzata a Mario. Ci dispiace per Mario, ma Mario è colpevole di omicidio. No, perché è veramente antipatico. Luigi offendeva sempre Mario. Offendeva sempre. Ci dispiace per Luigi e per Mario. Luigi dovrà pagare quello che deve pagare per le sue offese, per le sue ingiurie. Mario resta colpevole di omicidio. No, ma perché Mario è stato provocato, perché Luigi diceva: te non hai coraggio di ammazzarmi, Mario è colpevole di omicidio. Naturalmente, se io continuo a dire tutte le malefatte di Luigi e tutti i meriti di Mario, a un certo punto a tutti voi, anzi a tutti noi, capita di pensare: Balà che ha fatto bene Mario ad ammazzare Luigi. È vero o no? È vero o no? A tutti noi capita, prima o poi. Ma quella cosa lì la vogliamo chiamare sete di giustizia? La vogliamo chiamare sete di vendetta? La vogliamo chiamare sete di sangue? La vogliamo chiamare
contatto diretto con Dio, la possiamo chiamare come volete. È una cosa che abbiamo tutti dentro, è una cosa che dobbiamo considerare, con cui ci dobbiamo confrontare, ma non è una cosa a cui ci possiamo sottomettere supinamente. Non è una cosa che possiamo seguire ciecamente. No, perché noi non possiamo costruire una società dove uno va in galera o non va in galera a seconda che a me, a Roberto Mercadini, sia venuta rabbia a un certo punto, o che a te sia venuta rabbia, o a quello che passa sia venuta rabbia, anche perché viene rabbia a tutti e tre in modi diversi, in tempi diversi. Non può funzionare così uno Stato di diritto. In uno Stato di diritto ci vuole un codice penale, ci vuole la legge, e deve essere la legge a dirci quale atto sia legittimo, per definizione. Allora, posti tutti i pregi di Mario e tutti i difetti di Luigi, se Mario uccide Luigi e non lo fa per legittima difesa, per il codice penale italiano, Mario è colpevole di omicidio. E un giudice deve dire così, che Mario è colpevole di omicidio e condannare Mario per una quantità di tempo che è prevista dal codice, può calcolare le attenuanti, eccetera. Naturalmente, voi potreste dire, ma per me non è giusto. Per me non è giusto che in questo caso Mario sia condannato come colpevole di omicidio. Secondo me bisognerebbe tener conto del fatto che Mario è buono e Luigi è cattivo. Secondo me bisognerebbe tener conto del fatto che Luigi ha rubato la fidanzata a Mario, che Luigi ha provocato Mario. Va bene, siete liberi di pensarla così, ma allora dovete contestare il codice penale. Dovete contestare le persone che hanno il potere di cambiare il codice penale e ancora non l'hanno fatto. Quindi il Parlamento, che ha il potere legislativo. Dovete contestare, forse in un caso come questo, anche il testo su cui si basano le leggi, quindi la Costituzione, e quindi i responsabili della Costituzione, i padri costituenti. Ma è inutile contestare il giudice che ha condannato Mario per omicidio. Giusto? O no? Bene. Torniamo al nostro caso. Putin ha invaso l'Ucraina. No, ma ci sono successe delle cose perché Putin è buono e invece Zelensky è cattivo. Putin ha invaso l'Ucraina. No, perché Putin è uno che fa una vita sana, poi faceva parte del KGB, poi è campione di judo. Invece Zelensky è un cocainomane. Non so se Zelensky sia un cocainomane. Comunque sia, Putin ha invaso l'Ucraina. Non è che se Zelensky è un cocainomane o è un alcolizzato o è un ladro, questo può giustificare il fatto che Putin abbia invaso l'Ucraina. Perché il popolo ucraino che colpa ha per i vizi della persona che è stata eletta presidente? Cioè possono morire perché il loro presidente è una persona malvagia? Cioè qual è il nesso? Qual è il nesso? Qual è la logica? No, perché sono successe delle cose nel Donbass nel 2014. Quello che è successo nel Donbass nel 2014, poi vediamo cosa è successo. Giustifica il fatto che Putin abbia invaso l'Ucraina? No, perché l'Ucraina non ha rispettato gli accordi di Minsk. Poi vediamo cosa sono gli accordi di Minsk. Ad ogni modo, giustifica il fatto che Putin abbia invaso l'Ucraina? No. L'invasione dell'Ucraina, per il diritto internazionale, è un crimine contro la pace. Fine. E io ho detto semplicemente questo. Non ho detto che l'Europa deve fare guerra alla Russia, non ho detto che l'Europa deve armare l'Ucraina, non ho detto che l'Ucraina si deve difendere fino alla fine e non deve fare accordi con Putin, non deve scendere a patti. Non ho detto niente di tutto questo, ho detto semplicemente che la Russia ha invaso l'Ucraina e che Putin è un dittatore che elimina fisicamente i propri oppositori politici. Fine. Naturalmente, uno può dire, a me non sembra giusto. Secondo me ci sono dei casi, come quelli in cui sono verificati, in cui dovrebbe essere legittimo per una nazione invadere un'altra nazione.
dietro certe provocazioni dovrebbe essere giusto per il diritto internazionale. Va bene, ma allora dovete contestare il diritto internazionale. Ma possiamo riflettere su qualsiasi cosa, possiamo contestare qualsiasi cosa. Vogliamo contestare la Convenzione di Ginevra? Contesta la Convenzione di Ginevra. Vuoi contestare il processo di Norimberga? Contesta il processo di Norimberga, ma è inutile dire a me che se dico certe cose o sono poco intelligente, oppure sono un venduto, sono un corrotto, mi hanno pagato, ma poi chi mi ha pagato? Purtroppo, ma chi mi ha pagato? Ma chi? Zelensky mi ha pagato per fare il monologo su Rai 3? Mi viene quasi da sorridere, perché è una cosa talmente strampalata. La von der Leyen mi ha pagato? Ma chi? Io ogni tanto vengo accusato di essere pagato dai cosiddetti poteri forti, ma sono accuse che sono talmente lunari. Una volta ho fatto un video per dire che la Terra non è piatta. Uno dei commenti era, non so neanche se fosse vero, cioè, sincero, fosse un troll, fosse un troll. Uno mi ha scritto che ti paga la NASA, ma mi pagherà la NASA per fare dei video nella mia mansarda. Ecco, vedete, non mi offendo neanche, perché per offendersi uno ha bisogno di pensare che l'offesa un po' sia vera. Cioè, almeno ti deve venire il sospetto che quello che ti offende abbia ragione. Cioè, se non ti viene proprio neanche il sospetto per niente, non ce la fai a offenderti. A me dicono che sono poco intelligente, purtroppo mi hanno sempre detto che sono molto intelligente. Oh, avrà sbagliato tutti, però ormai il risultato è che se mi dicono che sono poco intelligente non mi offendo, anzi viene da pensare che casomai sia quello che dice così che... E anche questa cosa che mi pagano, che sono corrotto, che sono un venduto, non so, più che ridere non mi fa. Comunque, posto che quello che è successo nel 2014 in Donbass non cambia le cose, comunque cosa è successo? È successo questo. Nel 2014 in Donbass, allora, ci sono delle minoranze russofone, va bene? Delle persone che hanno come madrelingua il russo e non l'ucraino. C'è stata un'insurrezione armata pagata da Mosca, pagata dalla Russia, finanziata dalla Russia, in cui questi insorti sono stati coadiuvati da mercenari sempre finanziati dalla Russia. C'è stata una rivolta armata, i rivoltosi hanno preso possesso di alcuni palazzi istituzionali. Va bene? A quel punto lì è intervenuto l'esercito. Ma scusate, provate a pensare, noi abbiamo, no, in Italia, sul territorio italiano, persone che sono germanofone, che parlano il tedesco più facilmente dell'italiano, no? Nel Sud Tirolo. Immaginate che nel Sud Tirolo ci sia un'insurrezione armata di gente che vuole l'indipendenza dall'Italia. Adesso l'eventualità è talmente remota che fa sorridere, però tecnicamente sarebbe la stessa cosa. L'Austria dà le armi a questi qua e manda anche dei mercenari per aiutarli. E questi qua con le armi da guerra, con i carri armati, prendono possesso di alcuni palazzi governativi. Il palazzo del comune di Bolzano, il palazzo della regione, no? Del Trentino Alto Adige, non so, fate voi. E cosa accadrebbe? E secondo voi in quel caso lì non interviene l'esercito? Cioè, se c'è un'insurrezione armata, non interviene l'esercito? Cos'altro può succedere? Ok, bene. E quindi cosa succede? Scoppia una guerra civile. Cioè, c'è l'esercito contro dei civili armati, come soldati, però ufficialmente non sono soldati. E quindi tecnicamente si parla di guerra civile anche in questo caso. E quindi cosa succede con una guerra civile? Succede quello che succede in una guerra civile, è l'inferno. È l'inferno di sangue. Quindi ci sono dei bambini che rimangono senza genitori. I genitori sono morti, poi i bambini piangono che sono rimasti senza genitori. Ci sono dei genitori che rimangono senza figli perché i figli sono morti negli scontri armati, sotto le bombe, per le munizioni, per i razzi. E dopo piangono i genitori. In una guerra civile ci si sporcano le mani di sangue.
certo, è l'inferno, certo, è l'inferno. Bene. E questo giustifica l'invasione di un paese, di uno Stato sovrano da parte di un altro Stato sovrano. Cioè, se quelli del Sud Tirolo si sollevano, fanno una sommossa armata con i carri armati eccetera, viene inviato l'esercito italiano, c'è la guerra civile, centinaia, migliaia di morti, benissimo. Dopo, per questo motivo, l'Austria avrebbe il diritto di invadere l'Italia? No, no. E allora cosa dite? Cos'è che ripetete? In decine me l'hanno ripetuto. No, devi parlare dei fatti del Donbass del 2014. Ma se c'è stata una guerra civile, fra l'altro finanziata e spinta dalla Russia, questo giustifica l'invasione russa dell'Ucraina? Ma no! Ma no! Gli accordi di Minsk. L'Ucraina non ha rispettato gli accordi di Minsk. Benissimo. Chi ha firmato gli accordi di Minsk? L'Ucraina e la Russia. Perché l'Ucraina e la Russia? Perché implicitamente è stato ammesso che quelle sommosse del Donbass sono responsabilità della Russia. L'avete letto? Li avete letti i trattati di Minsk? Li avete letti? Vediamo. Accordi di Minsk. Protocollo di Minsk. Ce ne sono stati due. Il primo. Vediamo un po'. Punto 4. Garantire il monitoraggio continuo della frontiera russo-ucraina e la loro verifica da parte dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea, attraverso la creazione di zone di sicurezza nella regione di frontiera tra l'Ucraina e la Russia. Perché c'è nell'accordo che bisogna monitorare la frontiera russa-ucraina? Perché la Russia ha tentato di invadere l'Ucraina. Non è un'altra missione implicita? C'era il presidente russo, il presidente ucraino dell'epoca e poi mediatori François Hollande, presidente della Repubblica Francese, Angela Merkel, primo ministro tedesco. Perché? Perché gli accordi dovevano essere garantiti dalla OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea, quindi ci deve essere anche l'Europa, perché è stata tirata in ballo nell'accordo. Benissimo. Un accordo fatto così non è una concessione di fatto estorta con la forza dalla Russia all'Ucraina. Non stiamo parlando di questo, va bene, l'Ucraina non l'ha rispettata, a parte il fatto che non l'ha rispettata neanche la Russia. Poi, a seconda delle fonti, filorusse e filocraine, alcuni dicono no, sono stati prima gli ucraini a violare gli accordi, altri dicono no, sono stati prima i russi. Comunque, gli accordi di Minsk non li hanno rispettati né i russi né gli ucraini. Ad ogni modo, anche se fossero stati solo gli ucraini, questo giustifica l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia? No, non vi va bene. Discutiamo del diritto internazionale, del processo di Norimberga, degli accordi di Ginevra, di quello che volete. È inutile prendersela con me. Bene, volevo finire leggendo alcune cose che mi sono state scritte per mostrarvi quanto è poco logica la posizione di chi mi ha attaccato, quanto è fragile la loro argomentazione. Aspettate che mi sono fatto una piccola cartella. Ecco qua. Allora, vediamo cosa mi hanno scritto. Suggerisco il magnifico lavoro di Massimo Mazzucco, Ucraina, l'altra verità. Guardate il documentario di Mazzucco, l'altra verità. Oppure il video di Marco Travaglio, che spiega la storia e il conflitto tra i due paesi a partire dall'epoca di Stalin. Tu vai indietro. Ma quello che è successo prima, certo che è successo qualcosa prima, ma certo che in ogni delitto è successo qualcosa prima. Questo significa che non puoi condannare il reo?
Vai indietro, dall'epoca di Stalin, certo, è necessario. Il ruolo dell'USA, della CIA, della NATO e l'Europa, di sicuro il conflitto non è nato il 24 febbraio 2022, ma non conta che non sia nato il 24 febbraio del 2022, neanche se Mario accoltella Luigi. Stiamo dicendo che Mario conoscesse Luigi dal momento in cui l'ha accoltellato. Che discorso è? Comprendi l'importanza? No, non comprendo l'importanza. No, non c'è un'importanza da comprendere. Non possiamo sostenere il comico sniffatore ucraino. E di nuovo. E quindi? E se Putin è una persona seria e l'altro ha fatto il comico, a parte che vale c'è a fare il comico, comunque va bene. Putin ha invaso l'Ucraina. È sniffatore. Di nuovo, non sappiamo. Io non lo so se sia cocainomane Zelensky, poveretto, ma ciò non toglie il fatto che Putin ha invaso l'Ucraina. Né la signora onnipotente che decide della nostra vita. Chi è la signora onnipotente? La signora onnipotente che decide della nostra vita e della nostra morte. Ursula von der Leyen, nata Albrecht, attenzione, lo scoop, attenzione, pensavi che fosse una brava persona Ursula von der Leyen, no, nata Albrecht, la quale non sarebbe altro che la pronipote di Karl Albrecht, noto generale dell'SS e figlio di Adolf Hitler. Comprendi l'importanza? No, non comprendo l'importanza. Cioè, qual è il discorso? Cioè, siccome il bisnonno di Ursula von der Leyen, che non c'entra niente con la Russia e con l'Ucraina, era nazista, allora Putin non ha invaso l'Ucraina? Allora Putin ha diritto di invadere l'Ucraina? Perché in Europa c'è una il cui bisnonno era nazista. Che discorso è? Cioè, queste sono le grandi indagini di Travaglio e di Mazzucco? No, non lo so, non l'ho visto tutto, l'ho guardato in parte, quello di Mazzucco, quello di Travaglio parla, dice tante cose, non so quale sia il discorso di Travaglio a cui si riferisce questo signore. Comunque, sentite cosa mi ha scritto questo. Guarda, ho cancellato tutti i nomi, perché non voglio, insomma, rispetto alla privacy. Tu hai elementi, prove, conoscenza diretta della persona. Questo non risponde neanche a me, risponde a uno, vedete, a uno che mi aveva difeso e dicendo l'ottimo Roberto. E questo qui risponde a questo qua che mi aveva difeso, questo Luca Ciacci, cui nome posso fare, mi aveva solo difeso. Tu hai elementi, prove, conoscenza diretta della persona perché possa deliberare un verdetto così chiaro, definitivo e incontrovertibile? Cioè tu conosci Putin? Per dare diritto a Mercadini di dire che Putin è un dittatore? Ci hai mai parlato? Ci hai mai parlato con Putin? Perché potessi capirne il pensiero? Hai mai trascorso del tempo con lui per vederne il comportamento? No, però neanche con Jack lo squartatore ho trascorso del tempo, neanche con lui ho parlato. Cioè, non lo so, rivalutiamo? Neanche con Pol Pot, con Stalin. Non ho parlato con Hitler, però non so, c'è bisogno, li rivalutiamo, sospendiamo il giudizio? Attila l'uno, in fondo, è l'anima. Sei mica San Pio da Pietralcina che vedeva nell'anima degli uomini. Ma cosa c'entra? Allora, siccome non sono Padre Pio, non posso dire che Putin ha invaso l'Ucraina? Ma che discorsi sono? Credo che tu non abbia nessun elemento per giudicare, così come non ne ha l'ottimo, fra virgolette, Roberto, cioè inteso in senso ironico, l'ottimo Roberto. Tu dici che è ottimo, non è ottimo, Roberto, che mi ha fortemente deluso. Perché ti ho deluso? Perché la Russia ha invaso l'Ucraina, ti ho deluso? Quindi deduco che il tuo giudicare, così a cuor leggero, ma insomma a cuor leggero, sia solo un atto di emulazione, tipico e di moda ormai, di tutti i coglioni che vivono nella realtà descritta dalla televisione. Ed a proposito di coraggio, perché questo qui mi aveva detto che ero stato coraggioso, a proposito di coraggio, ci vuole proprio un gran coraggio a giudicare qualcuno al cui confronto si è come un granello di sabbia di fronte all'universo. C'è scritto così. Un granello di sabbia di fronte all'universo, capite? Per alcuni Putin è come l'universo e loro si sentono al suo cospetto un granello di sabbia. Capite che qui ci sarebbe
ci sarebbe da indagare con la psicanalisi, cioè qui, insomma, dai, c'è un'identificazione di Putin con Dio, con Padre Supremo, non so, qui, vabbè, io non vi posso leggere tutto, comunque, guardate, le ultime due cose, Roberto, negli anni 90, mentre a Sarajevo e dintorni c'era l'inferno, noi sull'altra sponda del mare mangiavamo spaghetti allo scoglio a Cesenatico. Anche adesso li mangio spaghetti allo scoglio a Cesenatico. Tagliolini allo scoglio, vado da Franz, vado alla sardineria, vado alla piadineria dalla Titti. Ma se sapessi su quali orrori si struttura la nostra visione poetica della pace, osserveresti un profondo silenzio. Ma ti capisco. Succede quando dopo tanti sforzi si riesce ad avere riconoscimento, andare in Rai, sentirsi accolti. Che bello. Nel nostro paese però, sai come si dice? Il diavolo, quando vuole l'anima, ti accarezza. Stai accorto, stai nel tuo, con affetto, col cuore. Cioè, fammi capire, quindi io non posso parlare della guerra in Ucraina, non posso dire che Putin ha invaso l'Ucraina perché abito a Cesenatico, abito a Sala di Cesenatico ed d'estate mangio i tagliolini allo scoglio. Vabbè. Se fosse come lei dice, i presidenti degli USA e Regno Unito, che hanno invaso l'Iraq, avrebbero dovuto avere la stessa descrizione. Vabbè, la stessa descrizione che lei fa oggi del presidente della Federazione Russa. Così non è stato. Sa spiegare almeno il perché di questo trattamento diverso? Capito? Perché hai detto in Rai che Putin ha invaso l'Ucraina adesso e non hai detto nel 2003 che l'USA ha invaso l'Iraq? Ma quando? Io ho risposto così non è stato quando? Nel 2003, quando USA e Regno Unito hanno colpevolmente invaso l'Iraq, ma nel 2003 esisteva Facebook. Nel 2003 io ero alla televisione di Stato? Qual è l'accusa che mi muovi? Fammi capire. Come mai nel 2003 non ho condannato la politica estera degli USA su Facebook, che non esisteva, o in Rai, dove non mettevo piede? Ma mi stai prendendo in giro. Io spero per te che tu mi stia prendendo in giro. Gli ho risposto così. Ma gli ho risposto così. Vabbè, io qui adesso il video ormai è quasi 40 minuti, adesso lo taglio, però l'ultima cosa. L'ultimo commento. Non li posso leggere tutti quelli strampalati che mi ero segnato. Comunque, come ho detto, uno mi ha risposto, non è quello che si dice, perché io a tutti dico, ma quindi io non posso dire che la Russia ha invaso l'Ucraina, che Putin è un dittatore, cioè perché non lo posso dire? Come ho detto, non è quello che si dice. Quello che lei ha detto sono banalità arcinote. È piuttosto quale effetto vuole suscitare il suo monologo, quale effetto voglio suscitare, voglio risvegliare le persone, voglio far vedere che quando una cosa è giusta bisogna dirla, o perlomeno è lecito dirla. Ci sono tante persone, come ho detto, anche che io ritengo stimabili, intelligenti, colte, difendono Putin, addirittura dicono di ammirarlo. Io lo dico che Putin è un dittatore che elimina fisicamente i propri oppositori politici. Io lo voglio dire. Mi sembra sano dirlo, mi sembra giusto dirlo, mi sembra cosa buona e giusta. Il suo monologo distrae l'audience. Lo acceca di risentimento verso Putin. Ma non è che lo acceca, c'era Putin che acceca di risentimento le persone comportandosi come si comporta. Comunque, che rimane un leader esterno al campo di azione dell'audience europeo, perché la Russia non è in Europa, e salva quello che ogni personaggio pubblico europeo dovrebbe attaccare. Cioè, vuoi decidere tu cos'è che io devo attaccare? Va bene. Ovvero gli errori commessi anche nella guerra ucraina dai nostri politici. Io ritengo che un personaggio pubblico
debba capire come far riflettere il proprio pubblico, cioè vuoi decidere tu cos'è che devo dire io, va bene. Con questo suo monologo, cosa voleva ottenere di concreto? Voglio ottenere di dire la verità, far sentire la verità, scuotere le coscienze. Per me ha causato più danni che aiuti. Ah, ho fatto dei danni. Ah, cioè io ho fatto dei danni dicendo che la Russia ha invaso l'Ucraina? Bisogna sottolineare cosa non va a casa nostra. Gli intellettuali russi, molto meno liberi, dovrebbero attaccare Putin, capito? Putin lo devono attaccare gli intellettuali russi. Non tu che tu sei italiano, devi attaccare i tuoi politici. Lascia che gli intellettuali russi che si attaccano a Putin la pagano con la vita, criticano Putin. Veramente era scritto così, Ma è scritto così. Poi è chiaro che se Putin commette un'atrocità, i giornalisti, non gli intellettuali, devono darne notizia. Ma e perché i giornalisti e non gli intellettuali? Questa è una cosa che non ho mai capito. Anche 20 anni fa, quando si diceva che i comici, gli artisti non devono fare informazione, devono fare satira. Ma scusa, se una cosa è vera, non devono fare informazione in modo erroneo, in modo ingannevole. Se dicono cose sbagliate, devono essere ripresi, smentiti. Ma perché se una cosa è vera io non la posso dire? Certo, per scrivere su un giornale ci vorrà l'iscrizione all'albo dei giornalisti, ma questo va bene. Ma perché uno non può dire una cosa giusta se non è un giornalista? Non può dire una cosa vera se non è un giornalista? Ma perché, scusa? Cioè, qual è il principio? Di nuovo, è una cosa giusta, ma è sbagliato dirla, capito? Gli intellettuali devono capire cosa hanno sbagliato i politici locali, capito? Quindi io non devo parlare di Putin, devo parlare dei politici locali, devo parlare di Matteo Gozzoli, il sindaco di Cesenatico, che però non mi risulta che stia eliminando fisicamente i propri oppositori politici. Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, ma anche lui è un bravo ragazzo, non mi sembra, per carità avrà pregi e difetti come tutti, ma gli intellettuali devono smuovere l'opinione pubblica a protestare affinché gli accordi di Minsk 2 vengano attuati dal governo ucraino. Ma quindi devo parlare del sindaco di Cesenatico o devo criticare il governo ucraino? L'importante è che non parli male di Putin. Puoi parlare, parla dei politici di casa tua o se no del governo ucraino. Ma scusa, ma che roba è? Ma che discorsi sono? Tutti così, ma ce n'erano ancora, ma comunque sono tutti così contorti. Basta, io questo video lo volevo fare. E poi, dalle risposte che ho avuto, dalle critiche che ho avuto, ho capito che ci sono dei giornalisti e ci sono degli intellettuali che hanno molto spazio sui giornali, in televisione e fanno dei danni terribili, perché molte persone hanno ripetuto in modo pedissequo quello che hanno sentito dire da alcuni personaggi, fra cui Marco Travaglio, Alessandro Orsini e anche Alessandro Barbero, che è un grande narratore della storia, io lo stimo, però ha detto delle cose che secondo me sono discutibili ultimamente sul conflitto in Ucraina e io stavo pensando di fare anche 3 video in questo senso, uno per smentire Travaglio, uno per smentire Orsini e uno per smentire Barbero. Vabbè, vedremo. Intanto ho fatto questo. Mi sentivo in dovere di farlo. L'ho voluto fare. Ci si vede.